la città più triste della Germania, l'Hiroshima d'Europa. Amici, ci troviamo a Dresda, ma mi spiego meglio. Dresda era considerata la città dell'arte, la città della pace, ma durante la guerra è stata bombardata dai suoi alleati e letteralmente distrutta. E da qui è nato il nome di Hiroshima d'Europa. Ora la città è stata ricostruita, è rinata, ma in alcuni punti si possono ancora vedere i danni che ha fatto la guerra. Dresda è una città piccola, si visita velocemente in 2 giorni. Noi siamo venuti qui per vedere una cosa in particolare, adesso andiamo insieme a scoprire Dresda. Guardate voi stessi amici i segni ancora evidenti del passaggio della guerra, i mattoni neri lasciati apposta per ricordare, per far ricordare ciò che è successo qui quando la città è stata distrutta. E qui farò un addio a celibato. Nei 2 palazzi che vi faccio vedere adesso si vede chiaramente il passaggio della guerra e da qui il nome della città più triste della Germania. Personalmente ora capisco perché gli hanno dato questo nome, ma penso che dovrebbero migliorare questi palazzi per rendere una nuova vita alla città. Ok, ricordare, ma bisogna anche andare avanti e far sì che le cose vadano sempre meglio e siano sempre migliori. Guardate, in questo palazzo si vede chiaramente il passaggio della guerra. Guardate tutti i mattoni scuri, guardate lassù in alto, spero che si veda bene in camera, è proprio tutto quanto nero. E questa chiesa è uguale, identica. Guardate, tutto quanto scuro. Dovrebbero, a parere mio, risistemarle, ristrutturarle e dare una nuova vita a questa città che pensavo fosse meno turistica, a dire la verità, ma devo dire che c'è tantissima gente, e non tedeschi, ma da altre parti. Ci sono anche tanti ovviamente cinesi, guardate, eccoli lì. Loro sono sempre dappertutto. Arrivati amici all'interno dello Zwinger, non so come si pronuncia. Purtroppo stanno facendo i lavori, però deve essere un bel palazzo da visitare. Ovviamente i colori sono sempre quelli della guerra, però d'estate dovrebbe essere, secondo me, una cosa interessante da vedere con i lavori finiti. Questa è vecchia, questa è vecchia. Wow! Wow! Ecco, questo è quello che intendevo prima. Vi faccio vedere. Qui siamo in una zona dei giorni nostri. Non dico futuristica, ma moderna. Ci sono i palazzi, guardate, ci sono anche degli appartamenti lì davanti e subito di fianco, guardate cosa c'è, lo Zwinger, non so come si chiama, che va a ricordare, va a dare tristezza alla città, perché a vederla così di primo impatto la città è viva, la città vuole vivere. Ci sono alcune cose che però ti fanno riattristire. C'è un piccolo mercatino con anche, hanno allestito una sorta di parco giochi per i bambini, ci sono le giostre, c'è persino, guardate, la ruota panoramica, sicuramente bancarelle dove mangiare, souvenir, tutte queste cose qui, ma ragazzi, con Joker c'è un po' di casino, non credo sia il top andarci. Noi andiamo verso il Palazzo Reale adesso. Questo che vedete si chiama invece il muro della camminata delle principesse, se ricordo bene. Facciamocelo tutto insieme e vediamo. Ci sono tutti i re, comunque le persone benestanti, vedete, a cavallo, che vanno nella stessa direzione. Ecco, sotto non so se si vede, ma ci sono anche le date. Sotto ogni personaggio c'è il nome, guarda, c'è Christian. C'è Christian I e Christian II, io qui sono Christian III, dal 1586 al 1591 e quell'altro dal 1591 al 1611. Sì, ciao, guardate questi artisti di strada, questa artista di strada.
Wow, bravissimi. E qui arriviamo alla fine del muro. Non so se c'è scritto, essendo in tedesco, se qualcuno lo sa. Avete detto formaggio in quel di Dresda. C'è un negozio di solo formaggio. Vari tipi. Non fa per me. Prima volta che becco questo artista di strada muoversi e wow! Ma tu puoi non venire a Dresda e beccare lui? Il panda ballerino. Sanno mica più cosa inventarsi. Arrivato al Palazzo Reale e già si sente un bel casino. Dai, andiamo a vedere. Nel frattempo siamo anche arrivati nel giardino del palazzo residenziale. Qui sicuramente venivano chi abitava qui in questo palazzo a rilassarsi e devo dire che non è gigantesco, però non è neanche brutto. Tra poco dovrebbe piovere, speriamo. Infatti sto andando a vedere un monumento, una cosa qui molto famosa, che quando piove fa una cosa particolare. Se siamo fortunati arriviamo là e piove, se siamo sfortunati ve la faccio vedere tra un secondo senza pioggia. Il quartiere sembra un po' tipo il quartiere ebraico che c'è a Budapest, per chi c'è stato, un tipo localini un po' alternativi, gente un po' strana ma tutto in regola. Qui addirittura abbiamo una sorta di camion trasformato in negozietto che vende della roba da mangiare, un posto un po' così. Quello che interessa a noi è qua dentro. Siamo arrivati alla Kunsthof Passage. Adesso giro la telecamera, entriamo insieme e vediamo cosa c'è. Qui mi sembra un po' di entrare al Simpla, sempre a Budapest. Praticamente qui siamo in un posto dove i palazzi prendono vita, diventano arte. Sembra di vivere, ecco guardate, in una sorta di palazzo con street art incorporata. Questo è molto particolare qui a Dresda, ci sono vari palazzi, varie cose. Quello che interessa a noi, adesso vediamo se lo troviamo. Eccoci, già lo vedo. Guardate anche qui, guardate anche questo palazzo con i bottoni. Localino tranquillo, posticino tranquillo, magari d'estate per venire a
bersi un caffettino, ma quello che interessa a noi è quello che stanno praticamente fotografando tutti questi signori qui, cioè il palazzo della musica. Quando piove, l'acqua che entra nelle grondaie va a ritmo di musica, fa la musica. E dalla parte opposta invece vediamo cosa c'è, che tutti guardano. Guardate anche questo. Possiamo continuare di qui anche ad esplorare, perché praticamente, se mi ricordo bene, questi furono 5 artisti e ognuno disegnò un palazzo, ognuno fece qualcosa di diverso in una zona diversa della città, non me lo ricordo bene. Però questo mi sembra troppo simple art. Guardate le terrazze. Il toro. Facciamo il giro tutto intorno, amici, facciamoci questa passeggiatina. E ritorniamo qui a vedere la casa danzante. Chi vive qui possiamo dire che non deve aver paura di sentirsi osservato, fotografato, perché verranno centinaia di turisti qua. Peccato purtroppo che non piove, c'è solo un po' d'acqua che scende così, penso che sia automatica. Tanta street art e anche qui negozi che vendono marijuana, qui si vendono anche i semi. Più avanti c'è un negozio che vende proprio tutto quanto il kit per poterla coltivare, non so se qui è legale o no. Praticamente è come il quartiere ebraico a Budapest. Non so se si sente, ma ha iniziato adesso a piovere. Noi siamo cotti, abbiamo girato come dei matti. Joker, anche lui iniziava ad avere freddo, era stanchissimo, quindi siamo rientrati, abbiamo visto tutto quello che volevamo vedere, secondo me tutto quello che c'era di importante da vedere. Sicuramente ci saranno anche altre cose, però forse non così importanti, o almeno non così importanti per noi. Quindi che dire di Dresda? Una città strana, particolare, che potrebbe secondo me offrire molto di più, visto che alcune zone sono davvero belle, non le ho filmate ma sono davvero belle. C'è voglia di rinascita, di tantissima rinascita, questi palazzi con questi muri a ricordare quello che è successo durante la guerra, io li pulirei, li migliorerei per far sì che la città possa splendere ancora di più, perché secondo me qui d'estate o comunque primavera, autunno ha molto da offrire come città, però questa cosa dei palazzi messi in questa condizione, tenuti in questa condizione, secondo me influiscono negativamente nell'arrivo del turismo. Questa è un'opinione mia personale. Ma io e Joker, qua. Io e Joker vi salutiamo. Adesso ce ne stiamo qua al calduccio, vero? Sì, perché noi ce ne stiamo qua al calduccio adesso. Sì, sì. Dillo mo che noi ce ne stiamo qua al calduccio. Ce ne stiamo al calduccio. Vi salutiamo ragazzi. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale perché molti di voi non sono ancora iscritti, ho visto. E noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima camminata da un'altra città che non sappiamo precisamente neanche noi quale sarà.